Ben trovati e bentornati ragazzi e ragazze, eccoci qui con la Formula 1, finalmente ci siamo, domani 26 febbraio iniziano i test della Formula 1, attenzione, Tribuna Motori Live, secondo canale YouTube di Tribuna Motori, ovviamente anche su Twitch saremo in contemporanea, seguiremo tutti quanti i test, 24 ore di live in 3 giorni, tutto in diretta live sui canali. Di conseguenza, se non l'avete ancora fatto, andate ad iscrivervi al secondo canale Tribuna Motori Live oppure su Twitch. E se state guardando il video domani 26 vuol dire che siamo già in live, quindi andate. Detto questo, giornata di oggi piena di novità perché sono state presentate tutte quante le vetture rivali di Ferrari, e non parlo delle livree ma delle vetture proprio. Aston Martin, Mercedes, Red Bull, McLaren, tutti quanti, con Red Bull poche ore fa, hanno presentato la vettura del 2025. Dobbiamo parlarne, analizzare i cambiamenti, che ha cambiato di più, che ha cambiato di meno. Dobbiamo parlare dei test imminenti perché ci sono tante cose che dovete sapere se volete vedere i test, perché i test non sono come le sessioni normali di prove libere e via dicendo, ci sono delle peculiarità, un range di set di gomme che bisogna utilizzare, gli orari, bisogna parlare di tutto. Di conseguenza bisogna iniziare subito. Prima però un minuto per il nostro sponsor NordVPN, che continua ancora con la sua offerta straordinaria. Con il link in descrizione, nel commento in evidenza, ricevete uno sconto extra, 4 mesi gratis in più con l'offerta attualmente in vigore. Col piano biennale vi danno ulteriori 6 mesi gratis, quindi 10 mesi complessivi, praticamente 3 anni al prezzo di 2. L'offerta più pazzesca che ho visto da quando lo sponsorizzo. NordVPN, app per la sicurezza online, un solo abbonamento, proteggete 10 dispositivi contemporaneamente. Con la VPN proteggete i vostri dati, la vostra privacy, e ovviamente potete scegliere di apparire in qualsiasi località del mondo con tutti i vantaggi che ne possono derivare. In Italia addirittura ci sono 3 server, sud, centro e nord Italia, quindi dove siete sempre al massimo della velocità. In più, incluso all'interno del NordVPN, ci sono tanti altri servizi come Threat Protection Pro, uno scudo contro i malware, vi avvisa tempestivamente, vi avvisa se i vostri dati vengono rivenduti all'interno del dark web, vi avvisa anche dei tentativi di phishing. Ma ci sono talmente tante funzionalità che fate prima a cliccare, andate sul sito e vedervi l'offerta con comodo, e nel caso siete interessati potete anche provarla, la acquistate e entro 30 giorni potete chiedere il rimborso se non vi è piaciuta. Quindi link in descrizione, andate a vederlo. Adesso torniamo alla Formula 1 e iniziamo a parlare degli imminenti test di domani. Allora ragazzi, innanzitutto dovete sapere che per quanto riguarda i test, quelli che si svolgeranno dal 26 al 28 febbraio, i team hanno a disposizione un tot di set di pneumatici da portare con sé e devono scegliere che tipo di pneumatici vogliono portare. Possono scegliere dalla C1 alla C6, compreso di intermedi e wet. Ebbene, grazie a questa tabella che ha rilasciato oggi Pirelli, possiamo andare a vedere quelle che sono state le scelte da parte dei team. E cosa ci salta subito all'occhio? Ovviamente che la C3 sarà la mescola più utilizzata, con la C2 a seguire, ma anche la C1 sarà molto popolare tra i team. Possiamo vedere però che ci sono alcune scuderie che hanno fatto delle scelte particolari, come ad esempio Ferrari. Ferrari è l'unica scuderia insieme alla Williams a portare una C5 e una C6. E se calcoliamo il fatto che questo è un circuito, quello del Bahrain, che si muove all'interno della mescola C1, C3, C1, C2, C3, solitamente utilizzare la C4 sì, ha il suo senso, difatti molti team lo fanno, però la C5 e la C6 sono mescole straordinariamente fuori fuoco per questo circuito. Difatti gli unici a portare queste mescole sono Ferrari e Williams. Potrebbe quindi sembrare una pazzia, uno spreco di mescole, no? Perché poi alla fine con una C6 che ci fai al circuito? Ci fai mezzo giro ed è finita. Simile si potrebbe dire anche della C5. Insomma, come mai Ferrari fa questa strana scelta fuori dal coro? Ebbene, la scelta potrebbe essere meno pazza di quanto possiamo immaginare, perché effettivamente Ferrari dov'è che deve migliorare se vuole ambire a vincere il mondiale? Ricordiamoci che l'anno scorso, dalla metà stagione in poi, il pilota che ha fatto più punti in assoluto
Non è Max che ha vinto il campionato, né Norris che ha fatto vincere il costruttore McLaren, è Leclerc. Il problema di Ferrari sono state le qualifiche, perché ragazzi, in gara Ferrari faceva sempre straordinarie prestazioni, però purtroppo partiva sempre svantaggiata. Evidentemente quindi in Ferrari hanno deciso di portare queste due mescole C5 e C6 super morbide per questo circuito, perché devono andare assolutamente a constatare i miglioramenti che ci sono stati sul giro secco di qualifica, oltre che fare diversi test con la sospensione nuova, perché ricordiamoci, adesso lo andiamo a vedere, anche Ferrari è la scuderia che più di tutte è cambiata, che più di tutte ha evoluto la sua vettura. Quindi ci sta a portare tutte le mescole a disposizione per testare la vettura al 100%, anche se dici vabbè, ma allora C6 che ci fai, due curve? Però intanto magari quelle due curve ci serviranno. Le altre scuderie poi hanno scelto un range di mescole molto più dure, vediamo l'Aston Martin che va tutto sulla C1, la Red Bull che va tutto sulla C2, Mercedes che va tutto sulla C3, McLaren che fa il giusto mix forse, e poi vedi delle scelte un po' strambe, come ad esempio l'Aston Martin, sì, che fa 8 C1 e 3 intermedie. 3 intermedie. Quindi 3 gomme da bagnato intermedio, no? In Bahrain. Non è che ci siano molte possibilità di pioggia in Bahrain, però ehi, se guardiamo il meteo ad oggi dice addirittura nuvolette sul circuito, quindi potrebbe addirittura succedere l'impensabile, chissà che ci abbiano avuto ragione. Addirittura pensate che c'è la Haas che proprio prevede l'Armageddon, proprio al diluvio universale, porta le full wet. Io posso capire, dai, che sì, potrebbe succedere una cosa straordinaria, pioviccica, alla full wet in Bahrain. Ma vabbè ragazzi, è sempre cosa buona non porsi troppe domande quando vediamo queste cose, perché tante volte non c'è una risposta. Detto questo, seguiremo in live i test, quindi 24 ore di live in 3 giorni, dalle 8 di mattina alle 12 di pomeriggio, poi un'ora di pausa pranzo e poi dalle 13 alle 17, il 26, il 27 e il 28 febbraio. E magari iniziano i test, arriva Ferrari e dà 2 secondi a tutti. Ma come ha fatto Ferrari a dare 2 secondi a tutti? Che mescola montava? Ecco, come riconoscere le mescole nei test. Grazie sempre al grafico della Pirelli possiamo vedere che la C1 sarà una gomma con la scritta Pirelli bianca senza le strisce, la C2 sarà bianca con le strisce, C3 e C4 fanno la stessa cosa, quindi C3 più dura senza strisce, C4 più morbida con le strisce, e via dicendo anche per la C5 e la C6 con la solita colorazione per l'intermedia e la wet. Di conseguenza abbiamo modo di sapere che tipo di mescole stanno utilizzando. Ovviamente Ferrari, portando delle mescole più morbide, probabilmente si metterà davanti a tutti, quantomeno in una giornata, no? Perché andrà a fare un test di qualifica con delle gomme più morbide. Quindi non ci casiamo subito troppo se vediamo Hamilton e Leclerc davanti a tutti. Detto questo, andiamo un attimino a parlare di quelle che sono le rivali di Ferrari, perché Ferrari insomma l'abbiamo analizzata per benino sia nel render sia nello shakedown, abbiamo visto tutte le novità che ha portato la vettura, però in questi giorni si sono svelate anche Aston Martin, Mercedes, Red Bull, oggi anche l'Alpine, si sono andate a svelare tutte quelle che sono le principali rivali di Ferrari. Quindi andiamo a vedere un attimino che novità hanno portato questi team. Iniziamo dall'Aston Martin, no? Aston Martin che sotto l'ala vigile del nostro carissimo Enrico Cardile presenta la MR25, prima nel render poi nello shakedown. Ala anteriore e muso sono stati rivisitati, resta però il push rod. Sospensione quindi invariata per l'Aston Martin all'anteriore, che però presenta anche dei triangoli leggermente aggiornati. Tuttavia la zona di grande evoluzione si trova nel muso, nell'ala, con un disegno modificato in modo profondo, una parte centrale più carica e un maggior effetto outwash. Anche però nel corpo vettura ci sono state delle novità. Tanti cambiamenti nel corpo vettura che sono stati poi, alla fine ragazzi, si somiglieranno molto a queste vetture nel 2025. Prese ispirazione anche qui da McLaren. Qui sull'asse
Aston c'è stato un ricollocamento di tutte quante le masse radianti, abbiamo visto delle modifiche al cofano con delle pance adesso estremamente sottili che vanno a creare un grande undercut, che vanno forse anche ad innalzare un po' il baricentro con queste branchie sul cofano che cercano quindi di aiutare ad espellere il calore dal cofano, che però saranno, queste branchie ovviamente non sono aerodinamicamente efficienti. Ferrari, abbiamo visto, ha fatto grandi lavori per andare a pulire il più possibile il flusso sul cofano. Qui McLaren va a ingrandire anche leggerissimamente l'airbox, pance più sottili, branchie sul cofano, cerca di andare ad aumentare un po' il carico riducendo il drag, ecco. Riporta anche soluzioni della Ferrari, come abbiamo visto, ovviamente c'è anche Gardile lì, abbiamo visto i Cobra copiati dalla Ferrari, insomma una evoluzione del concetto dell'anno scorso, non di certo uno stravolgimento. Stessa cosa la si potrebbe dire di Mercedes, che però sembra estremizzare qualche concettino, come l'ala anteriore e l'entrata delle pance. Una Mercedes che va ad estremizzare quella che è l'entrata verticale dell'inlet delle pance all'anteriore, andando quasi completamente a chiudere quello che è l'inlet orizzontale, che diventa praticamente una piccolissima buca per le lettere, andando quindi a creare un undercut estremo nella fiancata con l'obiettivo di portare un grande flusso d'aria sul fondo, no? Il muso, abbiamo detto, è cambiato, quindi non si appoggia più sul secondo alimento ma arriva fino al cucchiaio del profilo principale, un nasino quasi a punta potremmo dire, con quest'alettone dal profilo principale estremamente risicato che però porta un più importante secondo elemento. Altra novità, sospensione anteriore della Mercedes che viene evoluta ma rimane sempre pushrod, cambia l'ancoraggio dei bracci e il puntone che arriva più in alto sulla scocca, però mantiene il pushrod. Poi il retroterreno è sempre lo stesso, power unit, sospensione non è cambiato niente, sono uguali a quelli dell'anno scorso in meccanica. Fatto sta che questa Mercedes, le novità che porta sembrano un po' più estreme, quindi una Mercedes che sicuramente a guardarla potrebbe darti qualche più preoccupazione in più, di però estrema questa Mercedes, funzionerà, non funzionerà, perché poi abbiamo visto, insomma, non basta portare soluzioni estreme, bisogna poi far funzionare la vettura. Per quanto riguarda la Red Bull, ragazzi, incredibile, il rendering mostrato della Red Bull non ci fa vedere nulla. Una Red Bull che si presenta nel rendering presentato oggi uguale all'anno scorso, e di conseguenza bisogna aspettare i test di domani per vedere la vera nuova Red Bull. C'è stata anche Alpine che ha mostrato la vettura nello shakedown in questi giorni, che mostrano una pancia evoluta, un'Alpine che non porta tantissime novità, però comunque qualcosina c'è sulla vettura. Questa pancia con una P che si evolve, no? Con l'entrata verticale della presa d'aria anteriore che avanza, al contrario di quello che hanno fatto tutti gli altri team, no? Che sono andati ad arretrare la carrozzeria nella parte bassa. Ecco, Alpine fa una cosa insolita, quindi va ad avanzare l'entrata dell'inlet verticale, rimane però fedele all'inlet a P che ci aveva già mostrato l'anno scorso. Per quanto riguarda Ferrari, si mostrerà in Bahrain, come abbiamo visto anche a Fiorano, con questa grande evoluzione anche del pull road, no? La si potrebbe definire il top team che più di tutti ha cambiato poi quest'anno. Di conseguenza anche il top team che ha un margine di errore maggiore, quindi può sia avere tante possibilità di fare qualcosa che non va, di sbagliare, di perdere prestazione, ma anche quella che ha maggior margine di miglioramento. Una Ferrari aggiornata anche nella power unit, per carità, la power unit non si può toccare perché è congelata, ma quando ho detto aggiornata intendo proprio aggiornata nel software. Il direttore tecnico Serra che ci fa sapere che la vettura è estremamente diversa rispetto a quella dell'anno scorso e che forse noi ci stiamo focalizzando solo sulle cose più evidenti, come ad esempio il pull rod. Ci dice Serra che sì, il pull rod fa differenza, ma fanno molta più differenza quelle parti meccaniche nascoste che noi non riusciamo a vedere. Quindi sì, andare lì, analizzare, non analizzare, lascia il tempo che trova, perché poi ragazzi, quando parlano i direttori tecnici, quando parlano
quelli che stanno al top della Formula 1 ci dicono sempre la stessa cosa, cioè non vi fermate solo a ciò che è visibile all'occhio, perché ci sono tante parti nascoste che ti danno un guadagno straordinariamente maggiore rispetto a ciò su cui vi focalizzate voi. Ovviamente sarà crucialissimo il fondo della vettura. E noi sappiamo che l'anno scorso ci siamo portati un po' avanti con il fondo evoluto, speriamo che ci abbiamo capito qualcosa, speriamo di far funzionare sta vettura, ragazzi, sapremo tutto a breve. Domani si inizia i test in Bahrain, 3 giorni, 24 ore, tutte quante le vivremo in live. Date a iscrivervi al secondo canale perché se no non ve le vedete, perché qui non ci saranno live, questo è il canale dei video, il canale delle live è un altro, si chiama Tribuna Motori Live, trovate tutto quanto in descrizione, o banalmente lo cercate su YouTube, ecco, o su Twitch. Io vi ringrazio ragazzi, vi rimando a domani e alla prossima, ciao belli!